Mi avete scritto in tanti ponendomi domande in merito al coronavirus che sta affliggendo, ahimè, l'Italia in questi giorni. Per rispondere un po' a tutti ho pensato di fare il punto della situazione dandovi magari qualche piccolo suggerimento dal punto di vista psicologico. Mi vedete qui in un parchetto dietro casa perché ahimè anch'io sono a casa in questi giorni a causa bimbi allontanati dalle scuole. Sono le 11 circa del 25 febbraio 2020 e in Italia ahimè sono 270 i casi finora confermati di coronavirus. Si mettono in quarantena interi paesi, si annullano eventi pubblici, chiudono i cinema, i locali pubblici, le scuole e soprattutto nel milanese e nell'Odigiano si assiste a scene francamente apocalittiche con i supermercati che vengono presi d'assalto e scaffali totalmente vuoti, mentre il tam tam sui social alimenta sempre più la preoccupazione e l'ansia, generando una caccia alla mascherina e al disinfettante per le mani che diventano introvabili o venduti a prezzi a dir poco proibitivi. Ma che cosa sta davvero succedendo? Che da una parte ci sia un aumento del livello di allerta è comprensibile, c'è un'infezione virale per la quale non ci sono cure specifiche e ad oggi non c'è un vaccino e anche se nell'80% dei casi non si hanno sintomi rilevanti, è indubbio che tutta questa incertezza e soprattutto le immagini che da giorni ci arrivano dalla Cina possano destare preoccupazione e alimentare l'ansia. Bisogna però cercare di mantenere la calma, attenendoci alle fonti ufficiali, alle indicazioni che ci vengono date, anziché farci pervadere dall'ansia e rischiare di generare una sorta di isteria di massa. La percezione del rischio può infatti essere distorta e amplificata, sino a portare a condizioni di panico che non sono solo quasi sempre del tutto ingiustificate, ma finiscono con l'aumentare il rischio stesso perché portano a comportamenti meno razionali, ovvero a preoccuparsi delle cose sbagliate e ignorare azioni protettive semplici, apparentemente banali ma molto più efficaci. È il momento quindi di far leva sulla nostra responsabilità civile e seguire le indicazioni del governo in modo scrupoloso. Cosa fare dal punto di vista psicologico per far fronte all'emergenza? Vi do 4 regole per me essenziali. Non cercate di placare l'ansia inseguendo informazioni spesso amplificate e incontrollate come quelle che si trovano sui siti non istituzionali o peggio sui social. Il problema è che si viene sommersi da informazioni allarmistiche di ogni tipo sul coronavirus e questo purtroppo attiva uno stato di allarme psicologico permanente che tende a distorcere e aumentare il rischio percepito e che ci spinge a cercare ossessivamente informazioni più rassicuranti, esponendoci così però ad altre informazioni allarmanti, in un circolo vizioso senza fine. Ricordate che l'eventuale esposizione al virus non è sinonimo di malattia e che esistono pratiche per ridurre il pericolo. Sul sito del Ministero potete trovare tutte le informazioni necessarie per difendervi efficacemente, ma se volete potete trovarle anche qui. Avere timori e paure è normale, ma non ansia generalizzata, angoscia o panico, che non aiutano e, ahimè, sono controproducenti. Mantenete la calma, seguire le indicazioni del Ministero è tutto quello che ci viene richiesto. Se sentite un particolare disagio psicologico rispetto a questa situazione, chiedete senza timore o vergogna un aiuto ad uno psicoterapeuta. Ricordate che un atteggiamento psicologico valido può aiutare non solo chi lo attua, ma anche gli altri, innescando un circolo virtuoso e aumentando la resilienza di tutti. Quindi datevi da fare. È il momento di essere responsabili e io credo soprattutto di fare squadra, come popolo, come nazione. Cerchiamo di innescare un circolo virtuoso anziché alimentare ansie e fake news. Per chi ha bimbi, cosa fare? Me l'avete chiesto in tanti e da mamma di 2 bimbe sotto i 4 anni comprendo benissimo la vostra preoccupazione. Personalmente non credo sia giusto evitare l'argomento o peggio mentire. Penso piuttosto sia importante spiegare la situazione con tranquillità ai bambini. Il rischio più grande per i bambini è che vedendo che qualcosa sta succedendo intorno a loro, come non so, le mascherine, le scuole chiuse, i supermercati presi d'assalto, eccetera, cioè si ritrovino in una situazione di confusione. Inoltre è importante tenere a mente che vedere i genitori spaventati o allarmati può creare in loro paura. Quindi è più utile spiegare loro la cosa spiegando bene cosa sta accadendo in modo semplice, comprensibile e soprattutto non allarmistico.
Si potrebbe ad esempio dire che c'è un virus che mette a rischio le persone più fragili e che si stanno prendendo degli accorgimenti per evitare che queste persone si ammalino, cercando però di sottolineare maggiormente i lati positivi della situazione, come ad esempio il fatto che si potrà stare tanto insieme, che si potranno fare un sacco di cose, che si potrà raccontare storie, che si potrà giocare, che si potranno fare un sacco di attività che normalmente durante l'anno non si possono fare perché i genitori sono al lavoro e i figli a scuola. Spero che questi suggerimenti vi siano utili e se doveste ritenere però di non riuscire a far fronte alla situazione e di aver bisogno di maggiore aiuto, potete cliccare il link in descrizione e compilare il form sul sito per richiedere una visita in studio o via Skype e magari riusciremo a lavorarci insieme. Augurando a tutti noi che questa situazione si risolva al più presto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi auguro buona giornata. Ci vediamo, ciao!